Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andrò a sviluppare un altro punto del mio piano Planner per la realizzazione di questo corso relativo all'integrazione di Planner all'interno di Power Apps, cioè faremo in modo che da Power Apps con una semplice applicazione si possano compiere rapidamente anche da smartphone delle operazioni all'interno del piano Planner e come vedremo non solo all'interno del piano Planner, ma anche in Outlook, potendo spedire delle mail e anche in OneNote, potendo prendere rapidamente degli appunti. Anche in questo caso ho riportato l'attività nella fase precongressuale del nostro piano sull'organizzazione del congresso di cardiologia a Dubai e perché si tratta di un'altra attività di quelle che stiamo svolgendo per configurare l'architettura generale del nostro account Office 365 a questo scopo e qui non vado nemmeno ad aprirla perché non ci sono ulteriori sottopunti perché c'è soltanto da fare questa configurazione che è molto semplice. Quindi la prima cosa da fare è cliccare su questi puntini come al solito e aprire questa volta l'applicazione Power Apps. Power Apps è un mondo straordinario all'interno di Office 365 perché ci si possono costruire applicazioni anche molto complesse con delle tabelle sottostanti, cosa che ovviamente noi non faremo, ti volevo soltanto informare di questo fatto qualora ti interessasse svilupparlo. Qui siamo sulla home page di Power Apps e per fare quello che dobbiamo fare adesso noi clicchiamo su Crea. Dopo aver cliccato su Crea, scendiamo sotto e andiamo ai modelli di Power Apps. Questi sono tutti modelli di applicazioni che vanno soltanto messe in funzione. Ora noi andiamo a mettere in funzione Power Apps Training for Office. Come la chiamiamo questa applicazione? Io la chiamo Training for Office e magari tu potrai pensare, ma perché non la chiamiamo Cardiology Congress visto che la dobbiamo collegare al piano? Perché, come detto precedentemente, questa applicazione non avrà un legame diretto solo con quel piano, ma avrà un legame diretto con Planner, quindi con tutti i piani che ci sono in Planner all'interno di questo account Office 365. Quindi io una volta configurata questa applicazione, come farò tra poco, ci potrò inserire operazioni sia nel piano del congresso di cardiologia, sia in quello del marketing dei vini toscani o negli altri che hai visto nella lista. Quindi la potrò utilizzare domani anche quando andrò a organizzare un altro congresso. Quindi chiamiamola Training for Office, senza andare a specificare perché poi magari si potrebbe fare confusione. Invece qui ci gestisco tutto. Da qui posso avere un'anteprima, se sono curioso di avere un'anteprima prima di andarla a configurare. Comunque l'anteprima è questa, qui soltanto la vedo in formato più grande. Dopodiché vado a cliccare su Crea. Prima di cliccare su Crea ti faccio vedere, a parte che ce li fa vedere anche dopo aver cliccato su Crea, gli oggetti con cui si va a collegare con l'ambiente Office 365 in generale, con Planner, con Outlook e con OneNote. Clicchiamo su Crea. Un attimo che sta caricando tutte le informazioni sottostanti di script per creare l'applicazione. Ecco, ha terminato. Qui richiede l'autorizzazione al collegamento a tutti questi altri ambienti di Office 365. Io consento e ora va a creare veramente il file dell'applicazione. Eccolo, lo ha creato. Qui ignoriamo il messaggio di benvenuto e come puoi vedere ci presenta questa applicazione in modalità sviluppo. Queste sono tutte funzionalità qua su in alto e anche queste a destra sono tutte funzionalità per sviluppare le applicazioni. Nel senso che io anche su questa applicazione potrei andare a compiere delle operazioni di sviluppo in termini di operazioni, di cose che ci si possono fare, di aggiunta di campi, cosa che ovviamente noi non faremo. Noi faremo soltanto, a noi servirà soltanto utilizzare questa applicazione così com'è, senza fare nient'altro. Quindi innanzitutto la dobbiamo salvare cliccando qui
e non appena avrà compiuto e terminato le operazioni di salvataggio, ecco, le ha terminate, andiamo qui a cliccare su pubblica. Pubblica questa versione. Ci chiede di pubblicare questa versione perché poi se noi domani facessimo qualche modifica su questa applicazione, cosa come detto che noi non faremo, però abbiamo anche la versione precedente perché se poi commettessimo degli errori potremmo ritrovarla. Quindi l'applicazione è pronta, dobbiamo andare solo ad eseguirla, quindi a visualizzarla in modalità utilizzo. E andiamo alla prima funzionalità, Planner. Come si può vedere, qui ci sono pochissimi campi che sul cellulare ci si vedranno in verticale, poi io potrò scegliere di pubblicarla con una certa versione, posso pubblicare più versioni della stessa applicazione per l'iPhone, per il formato di altri di telefoni come il Galaxy, eccetera. Questa è in versione desktop, ma la possiamo lasciare tranquillamente così, tanto sul telefono questi campi ci si vedono in colonna. Come dicevo prima, vedi, ci sono pochissimi campi. Se io sono in viaggio, in vacanza, al mare e voglio assegnare rapidamente una cosa da fare a un collega o ricordargliela semplicemente, anche da smartphone, dal mare, riempio semplicemente questi campi e vado a essere sempre in contatto con il team con cui sto lavorando. Quindi io qui vado a dire che c'è da fare questa cosa, l'attività 1, vado ad assegnare questa attività, diciamo, a questa persona. Ora sta cercando nella lista delle persone, io ho scritto le lettere iniziali perché so che questa persona, William, l'ho inserita, ovviamente è una persona di fantasia. Poi qui Power Apps mi chiede in quale piano vuoi inserire questa attività, perché come abbiamo detto il collegamento non è ad un piano, ma a Planner, quindi a tutti i piani che ci sono qui dentro in questo account Office 365. Ovviamente io devo avere il potere di creare attività, perché se non ho il potere di creare attività, e poi su quel piano non posso utilizzare questa applicazione per assegnare attività. E io vado a scegliere il piano, in questo caso Cardiology Congress. Quindi dico all'interno di quel piano, questa attività 1 la assegniamo a William. In quale contenitore? In quello della fase precongressuale. Se ricordi, ci sono 3 contenitori per adesso: fase precongressuale, congressuale e postcongressuale. E dico a William: fai questa cosa, e andrò a inserire la descrizione. Cliccando ora su salva, io ho inserito questa attività nel piano di Planner. Andiamo a vedere, facciamo un refresh, eccola, l'attività è stata inserita qui dentro, è stata assegnata a William, è stata inserita in questo contenitore della fase precongressuale. Vediamo la seconda funzionalità, Outlook. Io vado a scrivere a qualcuno, scriviamo sempre a lui, qui metto un oggetto e qui inserirò il testo della mail. Ovviamente basta inserire il nome di William per scrivere direttamente alla sua mail del suo account Office 365, perché quando abbiamo creato quell'utente, se ricordi, Office 365 ha generato automaticamente una mail. Quindi dalla mia mail scriverò direttamente alla sua. Ora questo non lo facciamo, mentre voglio fare quest'altro passaggio per farti vedere come da questa applicazione, guarda, qui solo con 3 campi posso andare a scrivere un appunto nel blocco note. Anche qui mi dice in quale blocco note, perché abbiamo il blocco note di tutti i piani che hai visto nelle precedenti lezioni che io ho creato anche per fare degli esempi. E anche in questo caso io dico la nota la voglio inserire nel blocco appunti del congresso di cardiologia di Dubai. E poi mi chiederà in quel blocco appunti in quale sezione la vuoi inserire? Io dirò nella sezione accompagnatori perché mi è venuta in mente questa cosa per il programma degli accompagnatori e quindi vado a prendere questa nota. A questo punto clicco su OK e come abbiamo visto prima, quando abbiamo trovato l'attività inserita in Planner, adesso troveremo la nota in OneNote. Quindi andiamo ad aprire OneNote,
andiamo nella sezione, quindi apriamo il blocco appunti del congresso di Dubai, andiamo nella sezione accompagnatori ed ecco la nostra nota che abbiamo preso dall'applicazione. Quindi ci ha generato una pagina in cui poi noi potremo andare a dare un titolo e direttamente da Power Apps ci ha generato quella nota. Anche questo quindi è uno strumento straordinario, quanto semplice da creare e da utilizzare per gestire al meglio l'organizzazione e la gestione del piano e quindi del nostro evento congressuale. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!